Sì, ho un microfono nuovo e spero che si senta anche meglio rispetto al solito, perché l'obiettivo era proprio questo, ma non ho supporto, anche se in realtà ho paura che mi darebbe un po' fastidio un supporto qua davanti, vedere il coso fisso, e allora mi sa che terrò così a mo' di spettacolino. Oggi parliamo un po' dei soldi della World Athletics, perché infatti una settimana fa avevo chiesto su Instagram secondo voi quanti soldi avesse la World Athletics e se li usasse o meno. Vabbè, lasciate perdere la quarta opzione che l'avevo messa giusto per ridere, però la maggior parte di voi era abbastanza convinta che la World Athletics avesse tanti soldi, ma che non li spendesse. Oggi andiamo un po' a vedere questa cosa qua. Effettivamente, girovagando per l'internet, mi ero imbattuto in un articolo di Athletic Illustrated che diceva per l'appunto che nel 2021 la World Athletics avesse sì tanti soldi, ma che non li spendesse. Cosa verissima, infatti è uscito il report del 2021 della World Athletics che dice che per l'appunto la World Athletics ha incassato 83 milioni di dollari nel 2021, ma ne ha spesi soltanto 53, quindi con un utile di ben 30 milioni. Ma quindi la World Athletics è ricca? In realtà no, non lo è per nulla, e adesso andiamo un po' a fare i conti in tasca alla World Athletics. E dobbiamo fare anche un paio di considerazioni a riguardo. L'ultimo report, che è quello datato 2021, dice che la World Athletics incassa maggiormente dagli sponsor e dai diritti televisivi, infatti riceve all'incirca 38 milioni di dollari da queste cose qua, ma un'altra importante fetta dei guadagni è dovuta ai dividendi dati dal Comitato Olimpico Internazionale per via dei Giochi Olimpici di Tokyo dell'anno scorso. Infatti da lì sono arrivati ben 39 milioni di dollari. E poi vabbè, nel 2022 dovrebbero arrivarne altri 6 di questi dividendi. Da questi dati si può capire quanto sia importante per la World Athletics l'anno olimpico. Infatti vi basti pensare che nel 2020 sono arrivati in totale 44 milioni di dollari. Nel 2019 ce ne sono stati 51 e nel 2018 45. Mentre nel 2021 in totale ne sono arrivati 83, quindi capiamo che sono numeri ben diversi quando c'è un anno olimpico di mezzo. Infatti è interessante poi andare a spulciare bene anche le spese della World Athletics, e nel report dell'anno scorso si vede come una grande enfasi sia data dalle competizioni, dal fatto che le spese per organizzare le gare sono passate da 15 a 23 milioni di dollari dal 2020 al 2021, con un più 26%, e in realtà direi anche grazie tante che si è speso di più. Nel 2020 un sacco di competizioni non si sono svolte, quindi è normale a quel punto che nel 2021 si è speso molto di più. Però qui in realtà cominciamo a vedere un primo problema del budget della World Athletics, perché si spende sempre di meno per le competizioni. Perché lasciamo perdere un attimo il 2020, che è stato per tutti i motivi vari un anno particolare. Nel 2018 per esempio si spendevano quasi 10 milioni in più di dollari per organizzare le competizioni. Quindi nel 2018 se ne spendevano 33 milioni di dollari per organizzare le gare direttamente dalla World Athletics, mentre adesso se ne spendono 23 di milioni. Facciamo l'esempio della Diamond League. Nel 2020 si sono ricavati dai diritti televisivi, dagli sponsor 1,4 milioni, mentre se ne sono spesi 2,4 milioni di dollari, che è poco in realtà, perché prima del Covid si spendevano 4,5 milioni per la Diamond League. Cioè la World Athletics ci buttava 2 milioni in più di dollari prima del Covid. E bisogna considerare che non è solo la World Athletics che organizza la Diamond League, perché ci sono anche i due più importanti sponsor, ovvero il gruppo Vanda e anche Omega. E inoltre i meeting che compongono la Diamond League sono anche sovvenzionati dalle federazioni nazionali. Per esempio la FIDAL paga per organizzare il Golden Gala. E nonostante questo, nonostante ci siano così tante fonti che finanziano la Diamond League, essa sta avendo problemi a livello finanziario. Infatti è notizia abbastanza recente che la World Athletics presterà 2 milioni di dollari aggiuntivi nel 2023 proprio alla Diamond League, che poi dovranno persino essere restituiti. Quindi
non è un investimento, ma è un prestito per riuscire a tenere a galla il massimo circuito mondiale di atletica. E quindi tutte le speranze di vedere aumentati i premi della Diamond League sono sfumati di sicuro per i prossimi anni, perché non hanno letteralmente i soldi per riuscire a dare più premi agli atleti. Poi però riescono a dare 50-60 mila dollari solo per partecipare, e quindi forse con la Diamond League bisognerebbe un po', secondo me, ripensare a come vengono investiti i soldi, perché per esempio spesso gli atleti vengono pagati per partecipare, soprattutto se si è dei grandissimi atleti, se si è dei nomi importanti, mentre magari conviene di più premiare chi vince rispetto a chi partecipa. Però vabbè, questi sono altri discorsi effettivamente. Altro problema dei fondi della World Athletics è che si spende sempre meno in sovvenzioni e sviluppo. Infatti l'anno scorso si sono spesi solo 9 milioni contro i 14 o i 15 milioni di dollari spesi nel 2018 e 2019. Parliamo di un grosso taglio di oltre il 30%, e quindi viene finanziata sempre meno la ricerca scientifica da parte della World Athletics. Però dopo tutti questi numeri, questi budget, queste spese e la consapevolezza che la World Athletics stia spendendo sempre meno negli anni, sia per organizzare le gare, sia per la ricerca e lo sviluppo, sorge spontanea la domanda del perché non spende i soldi. L'anno scorso ha avuto ricavi per 30 milioni, nel 2020 per 2 milioni, quindi ne avrà di soldi la World Athletics. In realtà il problema risiede negli anni non olimpici, perché negli anni non olimpici di solito la World Athletics è abbastanza povera. Per dire, nel 2019 il bilancio della World Athletics è stato in rosso di 17 milioni, mentre nel 2018 di oltre 27 milioni di perdite, e addirittura si sono persi altri 20 milioni nel 2017. Quindi parliamo di 65 milioni di perdite in soli 3 anni, e quindi è per questo che adesso la World Athletics non spende molto i soldi, perché bastano veramente pochi anni per prosciugare i conti. E quindi capite bene che la World Athletics, se guardiamo nel complesso, negli ultimi 5 anni ha perso in totale 33 milioni di dollari, anche se l'anno scorso ne aveva guadagnati addirittura 30. Per quello la World Athletics adesso sta cercando di ridurre le spese ovunque possa, perché basta veramente poco per mandare in rosso il conto. Certamente a noi fa male al cuore vedere che la World Athletics abbia questi budget e non li spenda, e che spenda anche meno per la ricerca e lo sviluppo, però d'altronde non ha alternativa, perché o spende di più e rischia di andare in fallimento, oppure fa quello che sta facendo adesso, cioè cerca di tenere un po' di riserve nel momento in cui ha qualche guadagno. E parlando a proposito di riserve monetarie, la World Athletics adesso ha all'incirca 60 milioni di dollari, che sono pochi, perché se pensate che ci sono stati anni in cui ha perso 20-27 milioni di dollari, si fa la svelta anche a consumare queste riserve nel momento in cui ci sono un paio di annate messe male. E quindi con rammarico possiamo arrivare alla conclusione che nei prossimi anni, almeno nel prossimo quadriennio olimpico, quindi fino almeno a dopo Parigi 2024, non avremo grosse novità sostanziali della World Athletics, non vedremo i premi aumentare per quanto riguarda le cose organizzate dalla World Athletics, non vedremo nuove competizioni in pompa magna, proprio perché è un periodo in cui sta cercando di accumulare soldi per evitare che in anni pessimi si perda tutto e si vada in fallimento. E quindi con rammarico siamo in questa situazione qua in cui la World Athletics è un po' con i remi in barca. So che è stato un video un po' particolare in cui si è parlato di cose tristi come i soldi, però volevo un po' rendere partecipi anche voi della situazione generale della World Athletics a livello economico, perché comunque è una cosa essenziale anche per capire poi che mosse farà prossimamente la World Athletics, e quindi magari quando usciranno, che ne so, nuove news importanti, nuovi format, nuove cose, possiamo avere anche uno strumento in più per comprendere perché sono state fatte, perché magari si è deciso di tagliare un qualcosa, si è deciso di non rinnovare qualcos'altro, e ora abbiamo una consapevolezza in più
data dal budget, data dalla situazione finanziaria della World Athletics stessa. E con questo non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, e vi ricordo anche che esiste Pillole di Atletica su Instagram dove sono abbastanza attivo, e con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!